Ciao a tutti, scusate, in questo video utilizzerò la mia voce naturale in italiano perché ho provato a farlo in inglese ma non ho le capacità di linguaggio per dire quello che vorrei e quindi lo dico in italiano sperando che la traduzione di YouTube sia idonea a quello che volevo dire. Sto continuando a lavorare a questo nuovo shader pazzesco che mi piacerebbe avere incontrato prima nella mia vita, ma è arrivato solo in questo momento e ci fornisce degli effetti molto realistici di lente che non ho mai potuto costruire prima. Come vedete adesso ho aggiunto lo streak che mancava nelle versioni precedenti, fatto di alcuni elementi che si sovrappongono e si aggiungono man mano che la luce si sposta. Continuate a notare tutta la complessità di ciò che avviene nello schermo mentre io sposto il mouse. Guardate già solo questi effetti eh, che prima non esistevano in Flared 2. No, ho fatto qualcosa di sbagliato, scusate, sono entrato in edit mode. Ora come ora sto utilizzando questo nuovo shader per fare quasi tutto, ma sto affidando ancora alla vecchia versione di Flared 2 quello che riguarda i sunbeams, starburst e glow e anche point light. In questo momento erano affidati ancora ai vecchi shader. Questo significa che al momento io sto lavorando, il nuovo shader fa quello che vedete ora. Vorrò integrare anche quegli effetti che prima facevo esternamente dentro a questo nuovo shader, che è uno shader pazzesco. Sto anche cercando di calibrare bene la potenza dello shader e il tempo GPU e CPU che può utilizzare per cercare di avere un buon risultato in termini di prestazioni. Quello che di sicuro colpisce ora è che se io vado in cycles posso lavorare con questo shader utilizzando addirittura un transparent light path e un solo sample, perché non abbiamo bisogno di altro, e quindi tutti i rallentamenti dovuti alla trasparenza nelle versioni precedenti di Flared verranno superate con questo nuovo shader, il che è grandioso. Non bisognerà ricorrere a trucchetti per accelerare i tempi di render. Torno a EV perché comunque nel tempo reale se la cava meglio con questo tipo di effetti. Riattivo le parti dell'effetto che mi servono perché queste al momento sono necessarie per renderlo più realistico e come notate ho aggiunto altri effetti, tipo quando la luce esce di scena vedete questa flash che si crea normalmente con i flare. Vedete anche questo ring che sta lavorando molto bene, creando questi effetti RGB eh, all'interno della scena, e poi le possibilità sono pressoché infinite. Adesso appunto ho lo streak, ho la riflessione dello streak sulla parte bassa. Ho aggiunto un sacco di cose che sto derivando direttamente da una reference che uso, che mi aveva indicato un utente molto gentile e che mi scrive da molto tempo, che si chiama Noeticus. Vi scriverò il suo nome in descrizione perché non so se lo sto pronunciando correttamente. Mi ha indicato questo sito, Cineflares, che è fantastico perché si possono andare a caricare le lenti che vogliamo e si può vedere queste lenti che cosa fanno. Io sto usando Cineflares come referenza per cercare di capire se riesco effettivamente a simulare degli effetti credibili e ben fatti. Le lenti sono tantissime, sono complessissime e non so quando mai io riuscirò a ricreare dentro Flared nella nuova versione tutte queste lenti. Mi piacerebbe averne il tempo, ma è veramente difficile. Però certo è che utilizzando una referenza del genere per capire come costruire i miei flare, tutto diventa molto più rapido e più preciso. Ad esempio i colori dei flare li sto derivando di qui, così da sapere che le intensità dei colori sono realistici, mentre prima li facevo a occhio, a istinto, e questo già è un grandissimo miglioramento. Anche il modo in cui si compongono i flare sto cercando di copiarlo da qui. Tenete presente che il flare che vedete di là quando lavoro da dentro Flared non è un flare fisico, è un flare creato da uno shader che ho ideato, che riesce a fare un sacco di cose che sembrano vere ma non si basano
su leggi matematiche e fisiche, anche perché sappiamo che ad oggi non avremo di sicuro questa velocità di calcolo se stessimo usando un flare che utilizza la fisica, perché i rimbalzi tra le lenti dell'obiettivo sono ancora una cosa complessa da calcolare. Il grande lavoro che dovrò affrontare e che mi sta rallentando un sacco, perché io pensavo di poter lasciare qualcosa presto, ma non sarà così, è quello di rendere tutto questo shader, che tra l'altro è creato da shader complessissimi al suo interno. Come vedete, ogni gruppo contiene una complessità più o meno importante, perché poi dentro gruppi ci sono dei sottogruppi che fanno altre cose. Ehm, Rendere questo shader compatibile con, scusate, sto avendo dei messaggi da mio figlio, abbiate pazienza, sto cercando di rendere questo shader compatibile con i comandi di Flare 2, con la nostra interfaccia. Sto cercando di capire come fare. In questo momento ho dei controlli che sto utilizzando qui, che ci permettono effettivamente di gestire delle cose, ma non so ancora come farò a integrarli dentro Flared e renderli pienamente compatibili. Abbiamo la rotazione dei ghost, ecco, adesso l'ho rotta in qualche modo. Mi succede questa cosa, tutto funziona, poi a un certo punto si rompe. Non dovrebbe. I lati, qui sono i 4 lati, 5 lati, 6 lati, 7, 8, 9, infiniti, qui sono tondi, come vedete. Ci sono ancora un sacco di cose da capire, però questa cosa per me è eccitante e spero anche di rilasciarla quanto prima, perché effettivamente immagino che sia necessaria per molti di voi. Sto cercando di imitare degli effetti tipo questi bagliori bianchi che vedete, che si spostano rispetto a come si muove il flare. Sono delle cose che adesso sto esagerando per renderle più visibili, e forse varrà la pena di continuare a esagerare, come anche questo ring RGB è esagerato, però effettivamente poi potrete andare voi a capire quanto o meno presente sarà l'effetto. Sto impazzendo dietro a un'ultima cosa, che è la caustica. Mi piacerebbe moltissimo riuscire a creare una caustica credibile. Non ce l'ho ancora fatta, adesso sto attivando questo nodo che crea una caustica che però, lasciatemelo dire, è oscena, perché questa robaccia qui RGB che qua sono andato in edit mode, che non è reale. Ero convinto di riuscire a creare una caustica reale continuando ad adottare questa tecnica di shader che ho inventato, che funziona, ma no, non ce la faccio, non ad oggi. Mi ci metto lì di sera, ogni tanto in settimana ci lavoro e provo a fare esperimenti. Non sono un matematico, non sono un programmatore, quindi su alcune cose mi perdo e ci metto un sacco di tempo. Prima o poi ce la farò a imitare una vera caustica, come piace a me, che sembri vera. Ad oggi non ce l'ho ancora fatta. Ho scoperto che ce ne sono alcuni tipi di caustiche, non sono infinite. Alcune lenti producono un certo tipo di caustica, altre ne producono un'altra. Quando avrò sistemato la caustica, passerò al cercare di integrare questo shader dentro alla vostra versione di Flared 2. E niente, io sono molto soddisfatto, e se avete dei consigli, suggerimenti, richieste, fatemeli qua in descrizione, sarò veramente felice di rispondervi. Grazie mille a tutti quelli che stanno supportando questo add-on, perché è solo grazie a voi che io posso continuare a svilupparlo. Non mi ripagherò mai le notti insonni che ci sto mettendo, c'è una gran dose di passione qui dietro, però senza di voi questa passione sarebbe già morta, e quindi grazie mille e buon lavoro. Ciao ciao.